Ciao a tutti, innanzitutto voglio darvi il benvenuto, grazie di essere qui con me oggi. Come sapete, noi tutti dobbiamo rimanere in quarantena per la nostra sicurezza delle persone che vivono con noi. Perciò ho deciso di fare questo video per incoraggiare chi non sa che cosa fare in questo periodo. Parlerò di come sto imparando l'italiano, il tedesco e l'inglese a casa. Voglio motivarvi a comunicare con il mondo utilizzando diversi strumenti tecnologici. Come potete ascoltare, parlo un po' di italiano e ho deciso di imparare questa lingua quando avevo 16 anni, utilizzando la prima applicazione che si chiama Duolingo. E è una buona applicazione per ascoltare un po' di italiano e leggere un po'. Ho fatto questo per 2 mesi e dopo ho preso alcune lezioni di inglese, so the global language. I thought that it was going to be useful for my university and my plans in the future. So I started to learn English like for 3 months, and I was like, well, I'm done. I know English. I don't have to learn more. And I didn't practice what I learned for almost 3 or 4 months, and almost the same time that it took me to learn English. So I remember that I had the chance to talk with someone from Australia, and I couldn't talk. It was a mess. I was switching the past and the present. I forgot all the basic grammar, and it was a disaster. Their experience helped me to realize that I had to retake my English. So I started to listen music in English, watching movies in English, reading everything I could in English. And I did that for 1 month, and I decided to look for more resources that I could have used for my learning. So I found the most helpful apps, HelloTalk and Tandem. These are the best apps for learning languages. You can make voice calls, video calls and more. Voi potete trovare un madrelingua che sia un tutor, un amico non importante, perché anche loro usano le applicazioni aspettando di chattare con un madrelingua, e così in modo da espandere reciprocamente la conoscenza. È importante sapere che non siamo tutti uguali, ognuno di noi acquisisce o impara una lingua in modo diverso, allora i tempi sono diversi per ognuno di noi. Voglio darvi un consiglio: evitate paragonate il vostro percorso di apprendimento al percorso di un'altra persona. Non pensate mai questo errore, non è buono. Se voi davvero volete imparare qualsiasi lingua, tutto dipende dal tempo che dedicate alla lingua. Allora, se vi piacciono la musica, la cultura, il suono della lingua, è molto importante, sarà più facile imparare la lingua. Anyway, with these two apps you guys can get distracted a little bit and getting some answers from native speakers. If you have questions, Beispiel, ich lerne Deutsch jetzt, weil ich denke, dass es eine schöne Sprache ist und ich habe viele Fragen. Ich schreibe jemandem im Tandem: Hallo, wie geht's dir? Kannst du mir helfen? Und sie sagen ja. Kannst du mir korrigieren? Ich lerne die Fakten heute. Und I send a voice message and they correct me, and that's really, really helpful in this moment, talking with the native speaker when you really need help. Entonces, para finalizar este video, quería explicarles desde mi experiencia y compartirles algunos links que los dejaré en la descripción para que puedan aprender algo en esta época de pandemia y que no sea una excusa a aprender un idioma. Por lo tanto, si tienen algunas preguntas en los comentarios, los pueden dejar y estaré pendiente y los responderé. Muchas gracias.